L'associazione Io Basta, Centro Sociale di Cavallo, vi mostriamo l'altra faccia della luna. Tutto l'impianto si vede che è falso, è sballato, è di gente che ha perso la testa e non sa che pesce pigliare per quanto riguarda questo problema. La cosa che dicevo, se non si realizza una dimensione civile nelle leggi, nel modo di comportarsi e si smette di vedere dai criminali quelli che arrivano, non si risolverà mai niente e si arriverà veramente a un livello di inciviltà come non abbiamo mai toccato, e noi di inciviltà ne abbiamo toccata moltissima negli ultimi 100 anni. Allora, come promessi, siamo collegati con il corteo dove c'è una città ucraina con sotto la traduzione in italiano che dice grazie a questa Milano, è portata dal governo ucraino. C'è un serpentone illuminato dal sole che sta tramontando, qui appunto migliaia di giovani, tante tute bianche. Ancora in diretta dal corteo che ormai ha raggiunto, è nelle vicinanze del lager di Via Corelli, e in questo momento la delegazione composta fra l'altro da Dario Fo e Franca Rame sta entrando nel lager di Via Corelli per verificare le condizioni di vita, le condizioni degli immigrati che sono detenuti, lo ricordiamo ancora una volta, senza aver commesso nessun tipo di reato in un vero e proprio lager. L'ordine non solo della chiusura di Via Corelli, ma della chiusura di tutti i centri di detenzione temporanea. Ciao, Allora, siamo tantissimi, siamo più di, non lo so, più di 150.000. In questo momento stanno uscendo Franca Rame e Dario Fo dalla lager di Via Corelli insieme agli altri componenti della delegazione, quindi potremo ascoltare dalla loro voce che tipo di situazione hanno trovato all'interno del lager. Si vede che è falso, è sballato, è di gente che ha perso la testa e non sa che pesce pigliare per quanto riguarda questo problema. Quella è un'emozione proprio dura, perché si attentano questa gente, capisci che sono in galera senza sapere, senza capire dove è il vuoto, è come un labirinto, dentro un labirinto. Via Corelli, ho visitato molte carceri nella mia vita e questa qui è sì, il carcere San Vittore, il carcere di Torino, il carcere Lucciardone, sono carceri terribili, ma questo ha una sua tragicità, anche questo, perché queste inferriate altissime con la cima piegata, questi container lunghi con dentro 8 persone, 7 persone, 6 persone, poi hanno la sala d'accoglienza, la sala del buon riposo, non so come l'abbiano chiamata, dove c'è la televisione, danno il tè, però è una galera, è un carcere, dal momento che tu lì non puoi entrare, soltanto i parenti e l'avvocato, hai capito? Quindi è una galera, mentre invece non essendo una galera ci dovrebbe essere il diritto alle associazioni, agli assistenti sociali di entrare, spiegare, far capire, capito? È stata una giornata che sicuramente ci ricorderemo per un sacco di tempo. Però dicono non è una galera. Io lì come non è neanche una villa al mare, è una roba con penso che voi abbiate poi anche i filmati da far vedere e parlarne quasi inutile. Quella roba lì è ancora più recintato. Quello lì cosa sono? Sicuramente un momento importante, un momento unico dove si potrà vedere direttamente qual è questa prigione, questa carcere che in realtà chiamano campo. È una struttura che fa una discreta impressione con queste lunghe sbarre che già abbiamo avuto modo di descrivere anche se le vedevamo da lontano, viste così da vicino sembra veramente un enorme zoo con questi contenitori disposti a spina di pesce, container di diciamo 4 metri di larghezza per una... Ecco guarda, proprio in questo momento ci stanno facendo varcare il cancello, devo dire che è anche abbastanza forte, ecco. Inquietante. Sì, esatto, è inquietante. Ti dicevo, fa un certo effetto pensare che ci sono decine di persone che vengono trattenute. La struttura è divisa a metà uomini e donne, sono presenti anche alcune donne, la sera vengono separati.
vice ministro, non mi ricordo perché un vice qualche cosa che diceva luoghi come questi sorgeranno in ogni città d'Italia, e ti ha detto complimenti, stupendo, magnifico.